Buongiorno e di nuovo benvenuti a tutti e bentornati, soprattutto, visto che siamo arrivati alla fine dell'estate. Non ho il consueto abbigliamento che utilizzo quando faccio le ricette, e questo perché? Perché, come avete visto anche dal titolo, esattamente un anno fa io ho postato il mio primo video su YouTube. Voi direte, ma che c'è stato da festeggiare? No, da festeggiare non c'è assolutamente nulla. Diciamo che è un po' il riassunto di quello che è capitato quest'anno e di come sono andate le cose su YouTube per quello che mi riguarda, chiaramente. Io fino a qualche anno fa non sapevo neanche che esistesse YouTube, non c'ero mai andato. Io non sapevo neanche che cosa fossero gli YouTuber e gli influencer, anzi non sapevo neanche che esistessero. E poi c'è anche un altro fatto: quando ho avuto intenzione di approcciarmi a mettermi su YouTube, io c'ho avuto anche qualche caro amico che mi ha detto: ma a te, com'è che ti è venuta st'idea di mettere su YouTube? Perché? Ma chi ti ha dato la spinta? Ma quale spinta? No, è che, a dire la verità, avevo ancora un po' le idee confuse, infatti non sapevo neanche se approcciarmi o non approcciarmi, perché poi mi sono anche chiesto: Tu ci sei venuto? O ti ci hanno mandato? ancora e basta? No, mi sono chiesto se effettivamente ne valesse la pena, però a questo punto è bene fare un passo indietro. Com'è che ci sono arrivato? Ma allora, 4 anni fa mia figlia mi stava mettendo in croce perché dovevo vedere i video di un ragazzo che girava per il mondo, anzi in quel periodo era in Giappone, però mi convinse a vedere il video di questo ragazzo perché postò un video sulla produzione e la coltivazione del wasabi all'interno di una fattoria in Giappone. Per me è un interesse importante perché, lavorando nelle ristorazioni, capita a volte che mi chiedono prodotti particolari o specifiche particolari, saperle è sempre bene. E quindi ho visto il video di questo ragazzo, che non è altro che Nicolò Barini in arte Human Safari. Beh, io non so che cosa sia capitato, però per me è stato un colpo di fulmine. Non chiaramente per il ragazzo, ci mancherebbe, ma per il video che aveva fatto, perché aveva una qualità eccelsa, non soltanto nella qualità del video stessa, ma anche nel montaggio, le musiche sottofondo, e da qui l'interesse di fare dei video più professionali che fossero poi collegati anche alla mia professione. Quindi com'è andato questo anno per me su YouTube? Ma io lo considero un anno molto positivo, calcolando che io sono arrivato a fare i video nel 2019, dove già ci sono tantissimi canali di cucina che sono presenti oramai da 7, 8 anni, 10 anni. So che è difficilissimo, anche perché siamo in un settore piuttosto pieno di video, però io vedo che chi mi sta seguendo tuttora lo sta facendo con affetto, con costanza, e a me questo fa molto piacere, molto più di avere 10.000 iscritti e poi dopo ne ritrovi soltanto 30 o 40 che ti visitano e ti vedono realmente. Sicuramente quello che io tenderò a fare nel prossimo futuro è quello di migliorare sempre. Cercherò di fare le ricette, quelle più tradizionali, ma anche delle ricette innovative, come ho sempre fatto in questo anno, cercando di dare un'impronta più che altro di me stesso. E poi, per tutti quelli o alcuni parenti, amici che pensino che sia così facile mettersi davanti a una telecamera e parlare, guardate questo. Oggi ci cementiamo i suoi semini eccetera a sembrarle, ma che utilizzerò il taleggio, ma comunque sia non ne perde l'efficacia, chiaramente sarà una cosa diversa. E ma che cazzo, è molto caro a me, e tra parentesi lo faccio anche spesso. Io ho scelto, ma anche e soprattutto, pochi attrezzi. Ma perché attrezzi? Che cosa si dice al posto degli attrezzi? È fondamentale, bisogna prendere degli ingredienti usati, diversi artifici. Allora, vediamo la ricetta e ci sentiamo alla fine del video. Non è facile parlare davanti alla telecamera, soprattutto cercando anche di essere naturali e semplici, cosa che a me non mi riesce spesso. E poi c'è un altro fatto: uno deve stringere, perché nel frattempo la roba si cuoce e rischiamo di bruciare tutto. Va bene, siamo arrivati alla fine.
Grazie intanto di avermi tenuto compagnia fino a questo momento, ringrazio anche tutti quelli che si sono iscritti e che mi stanno seguendo con così tanto affetto, mentre invece per quelli che ancora non si sono iscritti, lo sapete che può capitarvi? Buone signor Busso via. Conte. Busso via. Niente pappone. Rosica le gocce delle noci. No. Va bene, ci rivediamo alla prossima ricetta, buona giornata a tutti!